Raga, ma sono entrato in un posto magico. C'è davvero troppa roba da vedere. Ora come si inchinano? Sono completamente distrutto. Ma è piccolissimo, non ci passerò mai. Ma che bello è girare da soli in una città sconosciuta, con una lingua sconosciuta e non parlano neanche l'inglese. Questo è il tempio dedicato a Inari, la divinità del riso, se non sbaglio, è caratterizzata dalle volpi ed è tra l'altro per questo che molti sushi si chiamano Inari sushi o qualcosa del genere, o katsui se non sbaglio, che vuol dire volpe o qualcosa di simile. Perdonatemi, correggetemi se sbaglio. È un'ora di camminata ed è il famosissimo tempio dove ci sono i tori tutti in fila uno dietro l'altro, è impossibile che non li conoscete. Ci siamo svegliati alle 5 del mattino e questo è stato particolarmente soddisfacente. Non so come mai, cioè io tutti i giorni mi sono trovato sballottolato, ma oggi che mi sono svegliato alle 5 del mattino sono operativo. Come vedete le volpi che vi dicevo, e tra l'altro hanno anche il bavaglino che, come già spiegato nell'altro tempio, è perché le persone offrono in dono abiti da bambini per proteggere appunto i loro figli. Tra l'altro qui mi sono reso conto, correggetemi se sbaglio se siete esperti, che la religione funziona tutto in ti dono qualcosa, ti chiedo qualcosa. Io da piccolino, per come sono stato educato, non bisognerebbe mai chiedere qualcosa in cambio a Gesù ai tempi in cui frequentavo la chiesa e tutto. Invece qua è proprio che fai delle richieste, tu offri qualcosa e chiedi qualcosa in cambio. Se qualcuno conosce la cultura shintoista o buddista me lo faccia sapere, me lo scrive nei commenti. Questa, ragazzi, è la famosissima strada costellata da tori. Come avevo già spiegato, ogni volta che si passa sotto un tori, scusate se non vi guardo ma è troppo bello, ogni volta che si passa sotto un tori ci si purifica, quindi passando per tanti tori ci si purifica sempre un po' di più per arrivare al tempio. Tra l'altro è un'ora di camminata, vi ricordo, ed è tutto molto suggestivo, ragazzi, io sono senza parole. Non finiscono più. Sono le 7 di mattina e questo posto è pieno di gente comunque, quindi immaginate che bordello ci sarebbe alle 10 del mattino. Devo dire che il cammino non è per niente difficile e ovviamente ora che l'ho detto inizierà la salita a 90 gradi, però per ora ci sono anche dei bagni super fichi. E comunque ho notato che i giapponesi, non vorrei dire un'eresia, mi sono confrontato anche con altre persone e mi sembrano molto facciata più che davvero sono contenti di averli, perché non gli stanno molto simpatici i turisti. Ecco, cosa vi avevo detto? Appena dicevo che era facile iniziava la salita. Questa è la legge di Murphy, raga, era sicuro. Da qui c'è un odore di incenso pauroso e mancano 40 minuti all'arrivo. Dai cartelli e poi Teo Parkour ci metterà di meno. A sto punto io mi aspetto una roba super spettacolare alla fine di tutta sta camminata e tutte sta fatiche. Ragazzi, qua siamo in montagna, tutti questi sarebbero sentieri di montagna che sono stati ricoperti con tori. Comunque ci sono tante strade che portano in tanti posti diversi, ma alcuni ci vogliono 2 ore di camminata per raggiungerli, quindi devi capire dove stai andando. Tra indicazioni giapponesi e Google Maps, l'unione di queste due ci porterà alla salvezza e al punto più alto del santuario. Come potete vedere sono distrutto. Questa strada è in discesa e mi preoccupa questa cosa, che significa che ci saranno delle scale della Madonna, perché io sto seguendo la strada per andare al top della montagna. Si poteva andare a sinistra o a destra, a sinistra però era più corto e quindi sarà sicuramente tutte cazzo di scale. Questi, per chi non lo sa, servono per far scendere l'acqua per terra senza farla sbattere da tutte le parti, sgorgare in modo strano, e anche un modo fico per far scendere l'acqua in modo corretto. Sapete che i giapponesi sono tutti dritti, precisi. Le grondaie quindi delle case hanno tutti questa catena. Ok, i cartelli dicono in giapponese, ragazzi, Google Traduttore è la salvezza quando viaggiate, con le foto, la foto Google Traduttore, 20 minuti al top. Ragazzi, odio le discese in questo posto, perché significa che le salite saranno davvero devastanti, saranno imperiali, saranno galattiche, saranno cosmiche, saranno porco di... Cioè, guarda, cos'è? Raga, ma sono entrato in un posto magico, era una bluzza, nessuno ci andava, cioè io mi faccio la doccia qua, l'acqua non è così ghiacciata, mi sa che non me la farò. C'è davvero troppa roba da vedere, 1000 strade diverse, dovrei avere un'intera giornata solo per questo posto, ma anche energie per farlo. Per ora al top mancano 10 minuti, stavo per ammazzarmi. Tra l'altro, come vedete, sono tutti ristrutturate le strutture che stiamo visitando. Siamo arrivati? Porco digel, io lo sapevo che arrivavamo, era una cagata, ma è il concetto, non è la bellezza del posto. C'è un altro giochino fighissimo che avevo visto anche in un altro tempio, dove devi tirar fuori un numero e in base al numero che tiri fuori c'hai una sorta di profezia. Ora però che l'ho visto e mi sono messo per farlo, si è creata la fissa, ovviamente, come al solito.
Devo trovare cosa significa questo. Il simbolo dovrebbe essere questo, ma non sono riuscito a capire cosa significa. Se voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Finalmente nella via del ritorno mi mangio la mia banana. Ne ho anche incontrato un compare Che non mangerà la banana. Ragazzi, siamo in un loop, siamo ritornati dove eravamo prima. Ancora un altro santuario uguale, sembra un loop infinito, ragazzi. Esattamente, i vecchietti che vivono qua, come fanno? Questi ragazzini diventeranno dei pro con la resistenza. Ragazzi, ora fermo qualcuno e mi chiedo di inquadrarmi la schiena perché credo sia di un altro colore. Di un altro colore? Sì. Madonna! No, ma guarda come si inchinano. Ho appena capito che loro si inchinano, non vogliono incornarti, perché li hanno educati fin da piccoli a inchinarsi quando tu ti inchini e ricevono il biscotto. Il problema è che la gente si inchina, loro si inchinano e aspettano il biscotto e quindi poi ti attaccano se non glielo dai. Non è che ti attaccano, si avvicinano con la testa abbassata, quindi loro pensano che li stai caricando. Infatti un ragazzo li ha presi per la corna perché pensava lo stesse caricando e giustamente si è incazzato il cervo. Ragazzi, c'è una puzza incredibile, cioè non si riesce a stare. Ragazzi, sono completamente distrutto. Penso che entrerò dentro il tempio, mi metterò a pregare per ritrovare le forze e le energie per tornare indietro, tornare vivo in Italia. Oh, io sto qua tutto il giorno, fa freschino, c'è il venticello, c'è il Buddha enorme, c'è un po' troppa gente per meditare qua, però dovrei proprio salire sul tetto. C'è un passaggio sotto una colonna, c'è un buco piccolissimo e dicono che se riesci a passarci, non ho capito se avrai fortuna o sei predestinato, non l'ho capito, ma è molto piccolo, quindi ora proverò a passarlo. Ovviamente, cioè pensate che io mi faccia scappare un'occasione del genere. Vado. Ma è piccolissimo, non ci passerò mai. Il tipo giapponese dice che... Oh sì. Più easy di quanto pensassi. Si può fare solo se si fa parkour. Mi piace che io do il via alle mode, prima non c'era neanche la fila, adesso la fila arriva fino alla fine del percorso. Quando sono arrivato io non c'era nessuno, l'ho fatto io, si sono messi tutti in fila a farlo. Io parkour influencer. I Tori doveva essere l'ultimo tempio di tutta la vacanza, ma invece ho fatto la pazzia e sono entrato in questo tempio qua dove ci sono 1000 Buddha d'oro. Ci entrerò per ultimo ovviamente. Particolarità ovviamente di Teo Parkour, perché no? Credo che sto facendo la strada al contrario. Comunque è una sorta di rettangolo dove alla fine entri, ma secondo me ha più senso farlo di qua perché la parte più bella, quindi l'entrata, la fai per ultima e poi entri, perché sennò bisognerebbe fare entrata senza entrare nel tempio, fare tutto il giro fuori, passare dal dietro e poi ritornare all'entrata. Non capisco perché la gente fa quello, infatti nei cartelli c'è scritto di fare la strada che sto facendo io, ma se vedete la gente sta venendo contro corrente, quindi non lo so. Questo è il tempio, vedete che è così lungo perché devono starci tutti 1000 Buddha d'oro. Che bello venire ai tempi quando c'è poca gente, perché puoi rischiartela e vedere se il tempio è aperto e provare ad entrare. Orco 2, stavo sfondando il tempio. No, comunque è molto più bello. In questo piccolissimo santuario si prega per la buona fortuna, che tra l'altro loro considerano la fortuna come fortuna, da quello che ho capito, non come... Sapete che in italiano fortuna significa anche il caso, la casualità, il tempo. Per tutta la lunghezza di questo tempio c'è stata una gara di tiro con l'arco e chi lanciava la freccia più lontana vinceva, ma a me non mi sembrava così lungo. Invece dicono che in pochi sono riusciti a superare la lunghezza del tempio, che obiettivamente è bellissimo, ma io sono entrato solo per i 1001 Buddha d'oro, perché devo capire se sono in oro massiccio o ricoperti da foglie d'oro, perché questi, se posso dire un po' paraculi, continuano a dire che le cose sono oro, ma non sono oro, sono ricoperte da foglie d'oro, quindi proprio uno strato sottilissimo. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Facciamo i seri. Comunque sono abbastanza sicuro che il percorso sia come lo sto facendo io e non come lo stanno facendo tutti, perché come avete visto tutti i templi facciano verso dove io sto camminando, anche le indicazioni, i cartelli, quindi raga, ovvio che Parkour c'ha sempre ragione, non è vero, diciamo 9 volte su 10. Questa che vedete qui è la prima entrata, però è quella laterale. Io voglio entrare dal fondo e farmi tutto il tempio, che tra l'altro è bellissimo perché ci devi entrare senza scarpe ovviamente, come nel video in cui ho dormito con i monaci nel monastero. Devo passare qua sotto anche se non sembra che sia completata questa struttura, però mi ispira. Fanno stranissimo i cinesi che vengono a visitare il Giappone, non so perché.
sacre. Dovrebbe sembrarmi strano il contrario, ovvero i giapponesi che vanno a visitare la Cina, perché credo che nella storia il Giappone abbia perseguito i cinesi molto di più, però non voglio mettermi in bocca parole di cui non sono sicuro al 100%. Beh, come vedete è piccolo, perché questa struttura si rinchiudeva all'imperatore alla fine del suo mandato, da quello che ho capito, e stava qui con i suoi 1001 Buddha a proteggerlo. Ora ci apprestiamo ad entrare togliendoci le scarpe, essendo rispettosi, e andando a vedere questo oro. Tutti i 1000 Buddha d'oro sono protetti da 28 guardiani. Ogni guardiano ovviamente ha il suo potere speciale, attacco speciale, difesa speciale, classiche cose delle religioni. Gli unici più importanti, diciamo, erano il primo a destra e l'ultimo a sinistra, uno creatore del vento e l'ultimo è del tuono e dell'elettricità. All'interno di questa struttura creata dal capo dei samurai, quindi non dallo shogun, ma comunque diciamo approvata dall'imperatore, si allenavano soprattutto col tiro con l'arco. È per questo che c'è stata la sfida che vi dicevo prima del tiro con l'arco, chi tirava la freccia più lontana. Da quello che ho capito anche questi non sono effettivamente d'oro, ma un similoro.